È molto difficile racchiudere 500 anni di storia in pochi minuti. Questo è il luogo vivo della memoria, della grande duttilità e capacità che ebbero i saperi a Napoli di parlarsi tra di loro. Quindi trovate la filosofia che si sposa con la medicina, l'alchimia che crea la chimica farmaceutica, e c'è la farmacia più bella del mondo, la farmacia, la spezieria degli incurabili, dove la scienza incontra l'arte. Noi, essendo il Museo di Storia della Medicina, abbiamo voluto trasmettere tutta l'epidemiologia delle malattie del Settecento. La pazzia prevedeva anche delle craniotomie. Qui si vedono gli occhi sbarrati dal terrore e il paziente sa che il cerusico cercherà di togliergli la pietra della follia. Il museo è figlio di due raccolte di gabinetti anatomici, quello dell'ospedale degli incurabili presso il collegio medico cerusico, che è la scuola medica napoletana voluta da Ferdinando di Borbone, e la raccolta di gabinetto anatomico presso l'ospedale di San Francesco creata da Antonio Nanula. Museo che nasce come museo soltanto a metà dell'Ottocento. Biagio Gioacchino Miraglia, laureatosi a Napoli in medicina, si appassionò alle tesi del professor Gall e divenne un importantissimo frenologo. Introdusse delle terapie particolari per i folli, quali l'arte terapia e il teatro, e ad esse ha assistito anche Alessandro Dumas, che ne fece un resoconto in ben 3 articoli su un giornale francese, esaltando la bravura dei folli che recitavano in modo impeccabile. La nascita della neurologia a Napoli va riferita ad un grande personaggio che è Leonardo Bianchi, professore di clinica delle malattie nervose e mentali. Leonardo Bianchi nasce in un piccolo paese, San Bartolomeo in Galdo, e acquisisce una posizione di grande rilievo nella Napoli accademica e nell'Italia del tempo. Fondata la Società Italiana di Neurologia nel 1907, lui è presidente del primo congresso della società stessa, e questo è un grande riconoscimento del ruolo di Napoli nella promozione degli studi neurologici. La neurologia campana è composta da università e ospedali. Qui, in prima clinica neurologica dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, si è sviluppato un filone di ricerca che ha partenza da un laboratorio di risonanza magnetica avanzata, ha affrontato lo studio del funzionamento delle reti neuronali in diverse patologie neurologiche. La scuola medica salernitana fiorisce in piena epoca medievale. La grande novità sta nel moderno approccio che deriva dalla tradizione greco-araba e che supera i limiti metodologici imposti dal misticismo tipico dell'età medievale. Siamo qui a Città della Scienza, al Museo di Corporea. Uno dei capiscuola della scuola medica napoletana, cioè Domenico Cotugno, è stato proprio uno dei pionieri della neurologia, delle problematiche legate alla patologia della sciatica, identificando le cause e il nervo della sciatica, oltre a quello del liquor cefalo-rachidiano che prende il nome proprio da lui.